Ciao a tutti, siamo a rischio di attacchi da parte di entità aliene parassite. Allora, questo è un tema interessante, si trova molto nel web. Io, diciamo, mi sono documentato per un po' per esperienza personale in settori di lavoro sulle energie e devo essere sincero che questo rischio esiste, nel senso che noi viviamo comunque in un ecosistema dove esistono in un mondo, diciamo così, che noi condividiamo con altre entità, degli esseri alieni, nel senso che non fanno parte della Terra, che sono esseri di energia, esseri di luce, potremmo definirli. Alcuni li chiamano i Lux, però in realtà non ci sono soltanto questi, ce ne sono molti altri, anche dei, potremmo definirli parassiti astrali, che possono attaccare quello che è il nostro corpo energetico, il nostro corpo astrale. Allora, posso specificare un po' meglio. Noi viviamo in un mondo, il mondo che percepiamo attraverso i nostri sensi, che è il mondo delle forme. Però in realtà, se ci pensiamo bene, abbiamo un altro senso che è il senso del sogno e attraverso il senso del sogno percepiamo un mondo diverso. Ma in realtà non è soltanto il senso del sogno, perché anche molte forme meditative, in forme di trance autoindotta o eteroindotta, noi abbiamo delle percezioni diverse. Cioè ci troviamo di fatto con la nostra essenza che si muove in un'altra dimensione, potremmo dire, che non è una dimensione che non ci appartiene, in realtà ci appartiene perché la nostra parte energetica si trova lì. In questa dimensione esistono degli esseri che potremmo dire hanno soltanto la parte energetica e non hanno la parte corporea. Immaginate l'essere umano come una parte corporea, però esiste una bolla superiore, una dimensione superiore, una dimensione altra, diciamo così, dove c'è la nostra parte energetica. Noi abbiamo una parte energetica, che è quella che è stata chiamata in diversi modi da tradizioni diverse. Il corpo etereo, il corpo astrale, il corpo energetico, insomma sono stati dati tanti nomi, ma in realtà si tratta semplicemente di un'estensione in un'altra dimensione di noi stessi. Cioè possiamo dire che l'essere umano è un essere multidimensionale, ma già multidimensionale lo siamo anche per il fatto che ci troviamo, noi percepiamo attraverso i nostri sensi. Come percepiamo il mondo noi esseri umani? Percepiamo il mondo attraverso i cinque sensi, ma non ci sono solo quelli, ripeto, questi sono i sensi coscienti. Ad esempio abbiamo il senso del sogno. Il senso del sogno ci proietta sicuramente in un altro mondo, ma poi abbiamo altri sensi più sottili, che sono i sensi che attiviamo durante le meditazioni, durante le trance, durante le sedute medianiche. E entrare in contatto con queste entità cosa significa? Significa intanto che noi, anche se non vogliamo entrare in contatto, ci siamo in contatto, perché il corpo energetico lo abbiamo comunque e quindi siamo soggetti, diciamo così, all'interferenza di queste entità. Ora uno dice, ma perché devono interferire?
Beh, le motivazioni sono tante. Intanto vi sono entità di tipologia diversa. Le entità più basse potremmo definirli un po' come gli animali dell'astrale, i parassiti astrali, quelli che vengono chiamati larve, gusci vuoti, da qualcuno vengono chiamati voladores, sono entità che tendono a nutrirsi, ad esempio, dell'energia prodotta dalla paura, dalle emozioni. E quindi cosa fanno? Beh, si appoggiano, diciamo, si integrano, vanno a interferire con la nostra parte energetica, quando questo ovviamente non ha degli schermi di protezione. Quindi è importante, per evitare la parassitosi, la possessione aliena, diciamo così, crearsi delle protezioni. E noi abbiamo la possibilità di procurarci queste protezioni perché come esseri umani siamo molto più potenti di queste entità, perché abbiamo anche una parte fisica, una parte energetica, ma anche una parte più sottile, ancora una parte che va oltre, che è la parte animica, il corpo molto sottile, la parte che ha il dono, se vogliamo, dell'immortalità. E quindi avendo queste parti noi siamo in realtà molto più potenti, soltanto che se non abbiamo il controllo sulla nostra parte energetica perché siamo eccessivamente immedesimati nel mondo delle forme, cioè non abbiamo un equilibrio, le persone che sono eccessivamente immedesimate nel mondo delle forme, nel mondo materiale, potremmo dire, hanno una scarsissima percezione della loro parte energetica che quindi si indebolisce. La parte energetica andrebbe alimentata con pensieri, la parte energetica andrebbe alimentata col trascendente, andrebbe alimentato con la spiritualità. Allora questo già ci consente di avere una maggiore consapevolezza, renderci conto, ad esempio, che attraverso dei pensieri emessi, diciamo così, in uno stato di trance profonda, noi possiamo creare, o stato di meditazione profonda, noi possiamo creare delle barriere, come dire, una sorta di protezione, una sorta di blindaggio della nostra parte energetica per evitare che questi esseri, che sono esseri senzienti ma di basso livello evolutivo, possano impossessarsi, tra virgolette, della nostra o coesistere, coabitare, parassitare nel nostro corpo energetico per procurarsi emozioni e procurarsi energia fondamentalmente data dall'emozione della paura che fanno vivere all'essere umano, generando paure di tutti i tipi. Poi vi sono entità ancora superiori, entità aliene vere e proprie, quindi entità evolute, che invece hanno interessi diversi, hanno l'interesse di schiavizzare dei popoli, se vogliamo, per questioni meramente di potere, perché anche loro possono prendere energia. Sono quelle che vengono chiamate divinità. E in che modo queste divinità hanno bisogno di energia? Che tipo di energia hanno bisogno? Hanno bisogno dell'energia dell'intenzione degli esseri umani, quindi ad esempio della preghiera, ad esempio della venerazione. E quindi le grandi religioni, diciamo, sono il frutto di un controllo, se vogliamo, delle masse affinché queste entità, che spesso sono in competizione tra loro, e le competizioni tra queste grandi entità le vediamo di riflesso sulla Terra, ad esempio nelle grandi guerre di religione. Quindi queste entità combattono una guerra non soltanto su un piano, potremmo definire energetico, cercando di impossessarsi, per così dire, del corpo energetico degli esseri umani, ma fanno combattere gli esseri umani delle guerre reali, diciamo così, soprattutto a fini religiosi, o comunque il fine è quello di
come dire, che la propria parte possa avere il controllo della situazione proprio nel mondo delle forme, in modo tale da avere più adepti, diciamo così, che agiscono attraverso atti di culto, atti di venerazione. Quindi quello che vanno a cercare queste grandi entità, entità evolute, entità aliene, aliene nel senso di extraterrestri, non terrestri, estranei a noi, sono proprio la parassitosi o comunque il controllo di vaste masse di popolazioni per ottenere che cosa? Ottenere atti di culto da parte della popolazione, cioè intenzioni positive. Quindi si nutrono del pensiero espresso sotto forma di egregora, cioè grandi aggregamenti di pensiero, grandi blocchi di pensiero. E quindi noi tutti, in un modo o nell'altro, siamo in stato di parassitosi. Beh, come riconosciamo i parassiti? Beh, tutti i tipi di fanatismo religioso, ad esempio, indicano che c'è stata una parassitosi. C'è stata una parassitosi da parte proprio di queste grandi entità. Tutte le persone che appunto hanno questa percezione del trascendente come una divinità, cioè come il prodotto di una divinità creatrice, in realtà sono sotto il controllo di queste grandi entità attraverso proprio una predazione del proprio corpo energetico. Invece chi ha diciamo delle problematiche di altra natura, che diciamo in alcuni casi la psichiatria identifica o in alcuni casi non sa ben identificare, sono persone che sono sotto parassitosi di entità più basse. Ci possono anche essere parassitosi multiple, cioè nel senso che la stessa persona può avere, come dire, più situazioni che puppano energia. E per cui sono persone che sono sempre scariche, sempre stanche, perché tutta la loro energia in realtà va in circolo di altri e tutte le battaglie che fanno, tutte le energie che mettono in realtà vengono succhiate direttamente da queste entità. Quindi tutti siamo sotto un possibile attacco da parte di entità aliene, extraterrestri. Abbiamo però la possibilità di difenderci perché in realtà è l'essere umano che ha creato e che può creare queste grandi entità. Anche grandi entità come le grandi divinità non sono loro che hanno creato l'uomo, ma è esattamente il contrario. È l'uomo che attraverso l'atto di culto, l'intenzione, crea queste grandi entità. Quindi diciamo sarebbe utile creare una divinità primeva uomo, cioè affinché la razza umana possa essere libera da queste parassitosi e possa esprimere al meglio la propria divinità di razza, la propria forza di razza, perché l'essere umano ha questo potere, diciamo così, creativo, di creare interi mondi, interi universi. E in realtà una divinità primeva uomo probabilmente esiste o esisteva, si è frammentata, per così dire, nel mondo delle forme, perdendo parte del suo potere o comunque frammentandolo, riunendo, diciamo così, questi frammenti si può ricostruire questa divinità primeva uomo che può sbaragliare tranquillamente tutte le altre divinità che in realtà sono state create da lei. Questo è, però l'importante è anche fare un discorso individuale per iniziare a liberarsi. Più uomini liberi da, come dire, abduction ci saranno, più possibilità di un'evoluzione proprio dell'intero pianeta sarà praticabile e possibile. Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale e iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao!